Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericorn ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, e le relazioni, il lavoro e le finanze. Troviamo questi topolini che possono essere un po' fastidiosi, soprattutto all'inizio della settimana. Magari ci sono delle situazioni pregresse che non ancora abbiamo avuto modo di concludere, di sistemare e di valutare, e infatti spesso indica un po' di sfiducia, un po' di tensione e di stress. Forse c'è un fastidio, forse c'è una preoccupazione, perdita di tempo e di energia. Consiglio sempre, quando salta fuori questa carta, di non sottovalutare nessun dettaglio, di non trascurare nulla, quindi di non lasciar perdere immediatamente una cosa e quindi di concentrarci sulle cose più importanti senza però andare a disperdere le nostre energie. È vero che si può superare un blocco, un ostacolo, lo possiamo fare nel corso della settimana, ci può essere un rallentamento, un ritardo in senso generico e quindi anche un po' di senso di pesantezza, però la montagna ci consiglia anche di magari rimanere un po' fermi su alcune posizioni, soprattutto se abbiamo bisogno di ricaricarci, soprattutto se abbiamo bisogno di fare chiarezza e di prepararci per un qualcosa di nuovo. È vero che c'è la carta del viaggio, cioè della nave. Il viaggio può essere a livello proprio fisico, quindi una trasferta, una nuova avventura, un viaggio vero e proprio, ma potrebbe essere anche a livello metaforico, nel senso di far viaggiare e portare avanti i nostri desideri, una nuova idea, un cambiamento e un miglioramento in varie situazioni. Quindi vuol dire che alcune cose andranno a risolversi non proprio nell'immediato, però abbiamo la possibilità di farlo, e cioè di portarci avanti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito cerchiamo di capire non solo amore coppia single, però anche delle questioni che possono riguardare amicizia e famiglia. Quindi consiglio di adattare un po' quello che vi dirò a quello che state vivendo. Troviamo la pratolina, che per certi aspetti può essere abbastanza positiva, soprattutto per chi è legato alla contemplazione e alla pazienza, e magari ce n'è proprio bisogno perché si può avvicinare una svolta decisiva o la possibilità di fare una scelta, magari di chiarire alcuni atteggiamenti. Se avete desiderio di comunicare determinate cose, questo potrebbe essere il momento giusto, non proprio diciamo all'inizio, meglio fare chiarezza e quindi, come vi dicevo, di aspettare quel momento giusto. Magari c'è un qualcosa che può aiutarvi, come un avvenimento ben preciso. Nel corso della settimana, appunto, ci si può fermare in valutazione di che cosa? Se ci sono delle situazioni negative, conflittuali, difficili, questa carta può indicare una svolta importante, nel senso di liberazione, di perdono, di recupero, di rigenerazione, possibile riconciliazione, comunque di riequilibrio e serenità che si possono ritrovare, quindi di andare a superare una crisi. Serve compromesso, assolutamente sì, per smuovere le acque, per cercare di non rimanere
proprio impantanati e fermi su alcune dinamiche che non stanno funzionando. Magari poi c'è bisogno anche di essere costanti, perché è vero che la svolta può esserci, però questa carta ci consiglia comunque di fare attenzione, nel senso che c'è quel miglioramento, c'è quella fase, diciamo, positiva, però potrebbe essere fugace se la cosa in realtà non è corrisposta e condivisa, quindi bisogna accertarsi di alcune cose. Ancora di più per i single, perché è vero, potrebbe esserci non corrispondenza, non connessione immediata, magari se c'è una frequentazione allora meglio essere prudenti, ancora di più essere prudenti in vecchie situazioni, perché questa carta in realtà può indicare un ritorno, una riappacificazione, una riconciliazione, quindi qualcuno che ritorna dal passato, e però anche qui potrebbe esserci una cosa passeggera, momentanea, o quindi salta fuori subito un conflitto che non permette, che blocca, oppure c'è un avanzamento, però come vi dicevo la cosa deve essere corrisposta, deve essere condivisa, quindi di fare chiarezza prima di procedere e andare avanti. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo dei messaggi che possono essere interessanti. Appunto, proprio la carta del messaggero non parla solo di notizie che arrivano, anche di novità, di ospiti, di contatti, nuovi contatti. È una bella carta interessante. Ci possono essere delle buone iniziative, delle idee, scusate, da intraprendere, e cose che possono essere abbastanza stimolanti riguardo doni, affari, permessi, eccetera. Quindi delle novità, delle informazioni che si muovono, soprattutto un qualcosa che può giungere a noi. Ahimè, può aggiungere anche un qualcosa di dispiacevole, quindi con questa carta si consiglia di fare attenzione a cosa arriva. È vero che il suo significato pone l'accento anche su ostacoli e problemi da superare, quindi di avere un atteggiamento positivo e costruttivo, quindi di non lasciarsi sopraffare dalla rabbia, dalle critiche o anche da possibili cattiverie. Quindi è una fase, come abbiamo visto, che potrebbe essere vantaggiosa, diciamo, per voi, però deve essere gestita in un certo modo e quindi portare effettivamente a conclusione drastica. Infatti la carta della morte ci dice questo, che dobbiamo avviare un cambiamento, che dobbiamo cercare di separarci da qualcuno, da qualcosa, soprattutto dagli atteggiamenti distruttivi, e cercare invece di andare a favorire qualcosa di diverso. E proprio perché ci sono cose positive che ci aspettano, c'è avanzamento, c'è un qualcosa che in realtà si muove nel verso giusto, però ovviamente dobbiamo favorirlo. Magari quel cambiamento riguarda anche chi è alla ricerca di lavoro, di lasciare andare tutto quello che non ha funzionato, di fare questo profondo cambiamento proprio nella modalità, negli atteggiamenti e in quello che state cercando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!